È davvero un piacere ritrovarci qui per continuare passo dopo passo il nostro viaggio di consapevolezza insieme. In questo approfondimento andiamo a esplorare le previsioni astrologiche di agosto, proprio come sono state elaborate dalla bravissima astrologa Simona Dello Russo. Insomma, prendiamoci un momento tutto per noi, facciamo un bel respiro profondo e prepariamoci a osservare come i movimenti del cielo in realtà si riflettano in modo incredibilmente preciso proprio qui, dentro ognuno di noi. Bene, entriamo subito nel vivo. C'è una frase che cattura perfettamente l'essenza di questo periodo. È un mese dedicato a scelte profonde e ad aggiustamenti pratici. E attenzione, non stiamo affatto parlando di chissà quale forze esterne o ineludibili che ci cadono addosso. Assolutamente no. Si tratta piuttosto di un bellissimo cambiamento della nostra atmosfera emotiva. Agosto è un momento d'oro per ricalibrare la nostra bussola interiore, no? Per fare dei piccoli aggiustamenti e prendere decisioni che siano davvero in linea con la nostra essenza più autentica. E questo ci fa capire benissimo il passaggio energetico in corso. Pensiamoci un attimo. Veniamo da un luglio che, ammettiamolo, è stato un po' denso e faticoso. Ci ha lasciato addosso delle tensioni residue, un bel po' di stress e un'area a tratti davvero pesante e immobile. Agosto invece cambia completamente le carte in tavola e ci invita ad accogliere un'energia super fresca. Passiamo dal trascinare dei pesi a una creatività ritrovata e luminosa. Non c'è fretta, non c'è urgenza ansiosa, c'è solo la serena consapevolezza che ogni piccolo aggiustamento pratico ci avvicina a una versione di noi molto più libera. Passiamo alla prima sezione, la visione macro, movimenti nel cielo. Andiamo a dare un'occhiata veloce a come Sole, Mercurio e Marte stanno agendo come dei veri e propri climatizzatori per i nostri paesaggi interiori. Vediamo come si costruisce questa energia attraverso 3 fasi. La prima è dominata dal Sole in Leone ed è un transito fantastico per la vitalità, l'espressione personale e persino il romanticismo. È un vero risveglio, specialmente per chi ha forti valori nei segni fissi, quindi Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Poi, nella seconda fase, il clima si fa un po' più dinamico. Mercurio e Marte ci spingono, quasi ci incoraggiano, a rivedere i nostri ruoli professionali e a fare quelle conversazioni, magari un po' scomode, ma assolutamente necessarie, all'interno delle nostre relazioni. E tutto questo ci porta alla terza fase, prima di metà mese, in cui l'obiettivo principale diventa proprio trovare un nostro saldo punto di equilibrio. Una piccola nota su Marte, che ha un ruolo molto interessante qui. Con l'avanzare del mese, questa energia marziana potrebbe risvegliare qualche piccola tensione, andandosi a concentrare in particolare all'interno delle dinamiche familiari. Niente panico, eh? Il trucco qui non è allarmarsi o reagire a distinto, ma accogliere questi momenti con grande calma e consapevolezza. Se ci pensiamo, queste piccole frizioni sono delle occasioni perfette per capire meglio i bisogni di tutti, a patto di affrontarle con ascolto e tanta riflessione. Ed eccoci alla seconda sezione, la visione micro, navigare gli elementi. Lasciamo il quadro generale e scendiamo un po' più nel dettaglio, raggruppando queste energie per comprendere come si manifestano nella nostra vita di tutti i giorni. Partiamo dai segni di fuoco, i veri protagonisti di questa stagione, Ariete, Leone e Sagittario. Per questa energia, agosto è un momento a dir poco meraviglioso. Il focus, il recupero totale delle energie. C'è l'opportunità incredibile di riprendersi il centro del palcoscenico e tornare a essere protagonisti della propria vita. Quindi se ci sono dei progetti nel cassetto o delle passioni travolgenti che aspettavano solo un po' di coraggio, questo è letteralmente il momento perfetto per rilanciare tutto con una dose massiccia di ottimismo. Per i segni di terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno, la musica cambia leggermente ritmo. Qui la parola d'ordine è pazienza. L'atmosfera richiede un po' di prudenza finanziaria e consiglia caldamente di non forzare troppo la mano nelle trattative. Potrebbe sembrare un periodo di rallentamento, certo, ma in realtà questo passo più misurato è esattamente ciò che serve per sgombrare il campo, in modo stabile e sicuro. È la strada giusta per alleggerire definitivamente il carico e lasciare andare una volta per tutte i pesi del passato. Passiamo ai segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. La richiesta del cielo qui è chiarissima, c'è un bisogno profondo di riposo. È il momento di staccare la spina dallo stress estivo per ritrovare un po' di preziosa lucidità mentale. Ma la cosa bellissima è che proprio in questo spazio di lentezza, agosto apre delle porte fantastiche per il cuore. È un mese che offre l'occasione di creare o rafforzare legami sentimentali davvero autentici. L'importante è che siano basati su una sincerità totale e su una vera affinità emotiva e intellettuale. Infine, esploriamo l'universo dei segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Per questo elemento, l'intero mese ruota attorno a un unico, grande tema, la ricerca dell'equilibrio.
Ci sarà bisogno di giostrarsi abilmente tra le richieste lavorative che potrebbero farsi un po' pressanti e la necessità assoluta di preservare l'armonia in casa e nelle relazioni. Insomma, è una sorta di danza molto delicata, dove bisogna imparare a proteggere i propri confini senza però mai bloccare il libero fluire delle emozioni. Terza e ultima sezione. Strumenti per il percorso. Riflettere sul nostro viaggio. Riassumendo, indipendentemente dal nostro elemento di base, c'è un richiamo collettivo che risuona per tutti noi in questo momento. E questo messaggio si traduce in una domanda potentissima da portare con noi nei prossimi giorni. Come utilizzeremo tutti questi piccoli aggiustamenti per comprendere meglio il nostro viaggio personale? Ogni sfida che affrontiamo o slancio creativo che accogliamo in questo mese è in fondo un'occasione pazzesca per conoscerci sempre un po' di più. E per arricchire questa bellissima esplorazione interiore, un testo come Tra le stelle, Astrologia 2 può rivelarsi un compagno di viaggio davvero prezioso per approfondire la conoscenza di noi stessi. Spero di cuore che queste riflessioni ci accompagnino, lasciandoci addosso un bel senso di pace e tanta curiosità per i passi che verranno.